Vado, Protagoniste sono assolutamente queste, le melanzane. Poi se trovate veramente queste lunghe, lo sapete che non è che si trovano facilmente, in alcuni posti sì, ma da noi non sempre. Oggi si va a fare una torta salata con la sfoglia e con le melanzane. Cominciamo? Cominciamo. Prima cosa da fare, si va a levare la parte terminale, anzi la parte apicale, e si vanno a affettare. Si può fare a mano, con la mandolina si riesce a essere più precisi. Ora vediamo di calcolare bene l'altezza. Vediamo. Forse sono leggermente fini, quindi aumento leggermente e vado ad affettare. Vediamo un po'. Direi che siamo sui 2 mm, 3 mm, assolutamente perfetto. Metto un pochino di olio su una piastra che ho già messo sul fuoco, infatti vedete come sta fumando, e metto subito a grigliare queste fette di melanzane. Fatelo subito, se no altrimenti diventano nere e non sono un bello spettacolo. Anche io però devo cercare di sistemarle in modo che possano entrare tutte. Vediamo un po'. Beh, sì, in un modo o nell'altro sono riuscito a farle entrare. E ora si grigliano. Ecco qua, abbiamo finito di grigliare. Pennellino, pennellateci un pochino di olio, ma pochino, Se non avete il pennellino fatelo con un cucchiaino, ma non ce ne mettete tanto, Anche perché, anche se sono grigliate, ma le melanzane continuano ad essere delle spugne, Ecco fatto. E un pochino di sale. Poi aprite un panino, ce le mettete dentro e è finita. No, scherzo. In realtà a me viene voglia ora di farci un panino, va bene? Ok, andiamo avanti. Concentrato di pomodoro, semplice concentrato di pomodoro. Metteteci dentro un pochino d'olio, non tantissimo, proprio leggermente per ammorbidire, neanche mezzo cucchiaio. E ammorbidite il pomodoro. Ok, proseguiamo la ricetta. Aglio, affettatelo più finemente possibile. Eccolo qui, l'aglio è pronto e lo mettiamo qui da una parte. Classica pasta sfoglia, carta forno, pasta sfoglia. Allora, la cosa importante, ma questo serve più che altro per rifinire un pochino, fate i bordi, fate una linea in modo tale da staccare dal centro 1 centimetro, più o meno, centimetro, quanto volete. Io naturalmente ho il centimetro più storto del mondo perché da una parte l'ho fatto diventare enorme. Allora, si parte, cominciamo a mettere tutta la farcia, il concentrato di pomodoro e si sparge per benino. Ok, l'aglio, quanto ne volete, mettetene quanto ne volete, Non è che siete assolutamente obbligati a metterne tantissimo. In effetti l'ho tagliati 2 di spicchi, ma con uno spicchio ci siamo alla grande. Origano. E poi si vanno a sistemare le melanzane. Feta, la prendete e la rompete a mano sopra. Ok, mi lavo le mani. Qualche fogliolina di basilico, poi quando lo tiriamo fuori dal forno ce ne aggiungiamo, perché queste qui diventeranno nere, però il profumo lo lasciano. E ora si pennella i bordi
semplicemente con un uovo sbattuto. Ora andiamo in forno statico tra i 200 e i 210, più o meno non è che cambia tanto. E quanto ci vorrà per cuocerlo? Superiore ai 20 minuti, circa 25 minuti. Tanto poi lo vedete quando è cotta che i bordi saranno perfetti. A fra pochino. Eccolo qui, è uscita dal forno, molto bella, tra l'altro ha fatto anche il trucco e parrucco perché è stata fatta la fotografia prima, guardate quanto è bellina con le foglie di basilico fresche sopra, no, devo dire la verità, è bellina. Ma ora si va a assaggiare. Io mi voglio prendere l'angolo, che l'angolo mi piace di più in genere. Qui c'è tutto, qui c'è tutto, questa sfoglia bella croccante, la melanzana, la feta, il basilico, vado È fantastica. Forse si potrebbe fare anche in versione monoporzione. Buonissimo. Io vi consiglio di farla, ma davvero buona? Vabbè, io me lo finisco. Ciao, alla prossima torta salata.